Salve a tutti ed eccoci arrivati alla seconda parte di questa settima tappa del nostro veloce viaggio attraverso la storia d'Italia raccontata dal nostro cinema. Siamo partiti con l'Italia dei primi anni del Novecento e del cinema delle origini. Poi abbiamo visto l'Italia del regime fascista e il cinema di regime. Nella terza tappa abbiamo visto l'Italia della ricostruzione e della stagione del neorealismo, mentre nella quarta tappa abbiamo visto l'Italia del miracolo economico e l'apoteosi della commedia all'italiana. Nella quinta tappa abbiamo visto l'Italia degli anni 70, degli anni di piombo e dell'avvento delle TV private, mentre nella sesta tappa abbiamo visto l'Italia degli anni del riflusso e della crisi del cinema italiano. Nel video precedente abbiamo visto la prima parte di questa settima tappa della cosiddetta Seconda Repubblica, che va dall'inchiesta di Tangentopoli dei primi anni 90 fino alle soglie del terzo millennio. In questo video completeremo questa settima tappa con il periodo che va dagli inizi del 2000 fino alla crisi economica del 2008-2010. Partiamo. Mio padre, la mia famiglia, il mio paese. Io voglio fottermene. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. I 100 Passi è un film di Marco Tullio Giordana che racconta la storia di Peppino Impastato, un giovane attivista antimafia palermitano ucciso poi dalla mafia nel 1978. Marco Tullio Giordana si è sempre caratterizzato per le sue pellicole piuttosto impegnate, ne vedremo altre più avanti, e questo fin dagli inizi della sua carriera, avvenuta 20 anni prima, nel 1980, con Maledetti via Merò. Questo film rende giustizia alla memoria di una delle vittime eccellenti del terrore mafioso e che purtroppo, essendo stato ucciso proprio il giorno stesso della morte di Aldo Moro, non ha avuto l'eco mediatico che avrebbe meritato. E questo film comunque gli rende giustizia e anzi ha contribuito a far proprio inserire Peppino Impastato fra le vittime più importanti e significative della lotta alla mafia. E questo film è anche l'esordio di un attore molto bravo, Luigi Locascio, che debutta proprio con questo film e vince da subito il Davide di Donatello. Sono il comandante Fabio Trivellone e questa è Selvaggia, mia moglie. E anche questa è mia moglie, Serena. Sì, perché io ho due mogli e sono l'uomo più felice del mondo. Io invece sono l'uomo più... Nel 2001 il campione di incassi è Merry Christmas di Neri Parenti. Il film racconta le peripezie di un pilota d'aereo che ha due mogli e un amante che confluiscono a sua insaputa nell'albergo dove aveva programmato di trascorrere il Natale con una di loro e i conseguenti tentativi per evitare che i suoi sotterfugi vengano scoperti. Questo film dà inizio al filone dei cinepanettoni, anche se non è il primo della serie, e che resterà in vetta alle classifiche almeno per un decennio. Si tratta di film che sono parenti alla lontana della commedia sexy degli anni 70 e ancor più alla lontana della gloriosa commedia all'italiana degli anni 60. E si tratta di film appunto che vengono proiettati a ridosso delle feste natalizie, da qui il termine appunto cinepanettoni, e che cerca di intercettare quel pubblico che normalmente non va al cinema e che magari una volta all'anno decide di andare insieme a vedersi un film. Si tratta spesso di famiglie, magari con figli piccoli o giovani. Ha invariabilmente come protagonista la coppia Christian De Sica e Massimo Boldi, affiancati poi di volta in volta dai comici in voga al momento e qualche attricetta particolarmente procace. Comunque, al di là della qualità
piaccia o non piaccia, sono stati comunque gli unici film in grado di dare una boccata di ossigeno alle esauste casse del nostro povero cinema italiano. Povero in tutti i sensi. Allora, è la prima volta che tradisco Guido. Anch'io. Adesso l'ho stregata per sempre. Nel 2002 esce Il cuore altrove di Pupi Avati. Il film è ambientato negli anni '20 e racconta la storia del giovane rampollo di un rinomato sarto ecclesiastico romano mandato a Bologna per trovare moglie. Il giovane si innamora di una ragazza dell'alta borghesia bolognese dal passato piuttosto frivolo e recentemente divenuta cieca. La storia d'amore non giunge a compimento a causa della volubilità di lei, ma l'esperienza permette comunque al giovane di riconciliarsi con la vita e ritrovare fiducia in se stesso. E con questo film Pupi Avati vince il David di Donatello per la miglior regia. Pupi Avati è un regista che esordisce alla fine degli anni 60 con un film horror e lungo tutta la sua carriera ha sempre amato alternare film di questo genere, che peraltro non sono mai stati premiati, con film invece più minimalisti e delicati, che raccontano spesso fatti semplici della vita quotidiana come feste di compleanno, gite familiari, ma attraverso queste storie riesce come pochi a descrivere l'evoluzione, le trasformazioni della cultura italiana e dei rituali della vita quotidiana, sociali, collettivi, e ci riesce come pochi lungo tutto il XX secolo. E non sembra abbia intenzione di fermarsi perché continua a sfornare film al ritmo di uno all'anno. Nel 2003 esce La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana. Il film è una saga familiare che va dalla metà degli anni 60 fino ai primi anni 2000 e narra la storia di una famiglia di Roma seguendone tutte le fasi della loro vita, dal viaggio di nozze nel fiore della giovinezza agli anni della contestazione e della controcultura fino agli anni della maturità nel 2000. E ancora una volta incontriamo Marco Tullio Giordana. Questo film in origine era stato pensato per farne 4 puntate di una serie TV e poi ha vinto tantissimi premi, 6 David di Donatello, 7 Nastri d'Argento e tanti altri premi, e questo ha convinto i produttori a farne anche un film per il cinema diviso in 2 parti. L'ho trovato molto interessante, lo segnalo proprio perché riesce in modo molto efficace a intrecciare le storie, le vicende personali dei personaggi principali con le vicende politiche e sociali che si svolgono in questi 35 anni di storia italiana, e descrive in questo modo molto bene l'evoluzione della cultura e della mentalità di questo periodo. Lo sai che Nitto ti vuole bene a te? Cosa? Nitto ti vuole bene. Quando ha saputo dell'ammanco di $100.000 ha fatto finta di niente. E ti ha creduto pure quando gli hai raccontato la storia dei 2 che ti hanno preso la valigia. E tu come lo ripaghi? Facendo lo stile con lui. Le conseguenze dell'amore è un film di Paolo Sorrentino interpretato da Tony Servillo. La storia racconta di un prestanome della mafia che vive in un lussuoso albergo svizzero da dove ricicla il denaro sporco. Ma un imprevisto innamoramento sconvolge la sua vita rigidamente regolata fino a portarlo a sacrificare addirittura la sua vita. Questo film vince un sacco di premi, la nomination alla Palma d'Oro del Festival di Cannes, vince 5 David di Donatello, 4 Nastri d'Argento. Insomma,
Per un regista che è qui solo al suo secondo lavoro non è male come affermazione, e si vede che è destinato a grandi cose. Ed è una grande affermazione anche per il protagonista, l'attore Tony Servillo, che è uno degli attori più interessanti di questo periodo. Insomma, crisi o non crisi, il cinema italiano ha ancora dei grandi talenti. Preparami il conto, Libano. Io esco dal gioco. Non si esce da sto tipo di giochi, capito? E chi lo stabilisce, te? Che non conti più un cazzo perché te sei venuto ai politici. Guarda che io non sapevo niente di Bologna, Lo vedi che è come te dico io? Lo vedi? Ci usano senza manco darci le spiegazioni. Quando ci avranno spremuto come il limone ci butteranno dentro al secchio. Nel 2005 esce il film Romanzo criminale di Michele Placido, che narra la storia della Banda della Magliana, una delle più potenti bande criminali operanti a Roma fra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 80. Michele Placido è un attore che ogni tanto ama passare dietro la macchina da presa, realizzando sempre film di impegno sociale su temi di attualità. Per dire, il suo debutto è stato proprio nel 90 con un film che si intitolava Pummarò, sul tema degli immigrati clandestini sfruttati nei lavori agricoli del Meridione. Non ha avuto un grande successo, a differenza di questo che invece è stato un trionfo: 8 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento e soprattutto ne è stata fatta una serie TV di grande successo. Insomma, al giorno d'oggi, quando del tuo film ne viene fatta una serie TV, vuol dire che l'hai davvero indovinata. Più tardi vedremo qualche altro esempio. Il Caivano è un film di Nanni Moretti che racconta la storia di un produttore di film di serie B che per salvarsi dal fallimento si butta disperatamente nella produzione di un film su Silvio Berlusconi. Da quando è entrato in politica, Silvio Berlusconi è sempre stato, in un modo o nell'altro, nel bene o nel male, protagonista della scena politica e sociale, e non era possibile che il cinema lo ignorasse. Film su Berlusconi ne sono stati fatti altri 3 in quegli anni, oltre a questo, tutti più o meno faziosi, ma questo è quello di qualità migliore, tant'è che vince 6 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento. Ha avuto anche un notevole successo di pubblico, insieme a infinite polemiche, come era da aspettarsi, anche piuttosto violente. A questo proposito Nanni Moretti però ha dichiarato che il tema del film non era tanto la figura di Berlusconi in quanto tale, quanto piuttosto il berlusconismo come atteggiamento mentale e come insieme di sentimenti estremi, di odio e di amore che questa figura è capace di suscitare. Nel 2008 esce Gomorra di Matteo Garrone. Il film è ispirato all'omonimo romanzo di Roberto Saviano e descrive con crudezza e brutalità il mondo della camorra napoletana. Film sulla camorra ne sono stati fatti tantissimi in passato, soprattutto a partire dagli anni 70, ma tutti sul genere poliziesco, molto romanzati e così via. Questo invece ha un tono estremamente realista e proprio è stata questa la scelta di Garrone di usare attori non professionisti proprio a questo scopo, che parlano il dialetto napoletano stretto, tant'è che ci sono i sottotitoli e questo probabilmente è stato un po' la causa del successo particolare di questo film, oltre probabilmente al traino del libro di Saviano, al punto che ne è stata fatta addirittura una serie TV che, come dicevo prima, è un po' il culmine della consacrazione del successo di un film al giorno d'oggi. Ma nel 2008 accade un episodio che sarà ricordato probabilmente fra i peggiori nella storia mondiale. Il 15 settembre la quarta banca d'affari degli Stati Uniti, la Lehman Brothers, fallisce
e come in un domino innescherà una serie di reazioni a catena che provocherà una recessione di portata mondiale e che ben presto raggiungerà anche l'Europa e investirà in pieno il nostro paese. Falliranno migliaia di imprese, si creeranno milioni di disoccupati e il cinema, come ogni altra attività economica, ne verrà investito in pieno. E sarà proprio questo il punto dal quale ripartiremo nella prossima tappa. Ed eccoci arrivati al termine della settima tappa del nostro viaggio. Nel prossimo video, che sarà l'ultima tappa, vedremo l'Italia nel periodo compreso fra la crisi del 2008-2010 e i giorni nostri. Un presente ancora dominato dalla pandemia di Covid che ha bloccato tutte le attività economiche, compresa quella della produzione di film e la chiusura di tutte le sale cinematografiche, ma ha anche incrementato una modalità alternativa di vedere i film, come ho già accennato poco fa e che vedremo meglio nel prossimo video. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete osservazioni o commenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Ci vediamo la settimana prossima.